Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super contento di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, credetemi, è esplosivo. Sì, avete letto bene il titolo. Oggi affrontiamo la questione di Burak Basta, la sua ex sbotta, e quel non sfruttarmi più che ha fatto scoppiare una vera e propria bomba sul web. Insomma, nelle ultime settimane il gossip è impazzito e, come spesso accade, tra una notizia e l'altra, tra un commento e un'indiscrezione, si rischia di perdere il filo. Quindi, ho pensato di fare un po' di chiarezza, analizzando la situazione da diverse angolazioni, cercando di capire cosa è successo realmente e quali sono le implicazioni di questa vicenda. Prima di iniziare però, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E soprattutto, se l'argomento vi interessa, lasciate un bel like e condividete questo video con i vostri amici. Più siamo, più ci divertiamo. Ok, bando alle ciance, entriamo nel vivo della questione. Burak Basta, creator di successo, personaggio pubblico molto amato, soprattutto dal pubblico femminile, e sbotta, la sua ex fidanzata, anche lei con una sua fanbase. Almeno fino a poco tempo fa sembravano una coppia perfetta. Sorrisi, viaggi, storie d'amore che ci facevano sognare. Insomma, la classica favola moderna che vediamo spesso sui social. Poi, improvvisamente, la rottura. Di per sé, una rottura è sempre un momento difficile, sia per chi la vive in prima persona, sia per chi guarda da fuori. Ma in questo caso, la fine della relazione è stata solo l'inizio di un vero e proprio terremoto mediatico. Il fulmine a ciel sereno è arrivato con le dichiarazioni di sbotta. Un non sfruttarmi più urlato sui social, accompagnato da accuse pesanti, che hanno immediatamente fatto il giro del web. Accuse di sfruttamento, di manipolazione, di aver usato la relazione per aumentare la popolarità e il successo di Burak. Parole forti, che hanno scosso l'immagine patinata del creator e che hanno sollevato un polverone di polemiche. Ora, è fondamentale fare un passo indietro e cercare di analizzare la situazione con obiettività. Da un lato, abbiamo le accuse di sbotta, che vanno prese sul serio e che meritano di essere approfondite. D'altra parte, abbiamo la versione di Burak, che ovviamente nega le accuse e si difende, sostenendo che la relazione era basata sull'amore e sul rispetto reciproco. Chi ha ragione? Chi ha torto? Difficile dirlo con certezza. Noi non eravamo lì, non abbiamo vissuto la loro relazione dall'interno e quindi possiamo solo affidarci alle informazioni che ci arrivano dai media e dai social. Ma è proprio in questo momento che dobbiamo fare attenzione a non cadere nella trappola del giudizio facile e superficiale. Spesso, sui social, si tende a prendere posizione immediatamente, a schierarsi con una delle due parti, senza avere tutti gli elementi per farlo. Si creano fazioni, si insulta, si giudica senza conoscere la verità. Ed è proprio questo che dobbiamo evitare. Cerchiamo di capire cosa può aver portato Sbotta a fare quelle dichiarazioni. Forse si sentiva realmente sfruttata, forse si sentiva usata per aumentare la popolarità di Burak. Forse la rottura è stata particolarmente dolorosa e quelle parole sono state un modo per sfogare la sua rabbia e la sua frustrazione. Non possiamo saperlo con certezza, ma possiamo cercare di comprendere le sue ragioni, senza per questo giustificare eventuali eccessi. Dall'altra parte, cerchiamo di capire la posizione di Burak. Essere accusato pubblicamente di sfruttamento e manipolazione non è certo una cosa facile. Vedere la propria immagine distrutta, la propria reputazione compromessa, è un colpo durissimo da incassare. Anche in questo caso, non possiamo sapere con certezza se le accuse siano vere o meno, ma possiamo cercare di capire il suo punto di vista, senza per questo minimizzare eventuali errori. Ma cosa significa realmente sfruttamento in una relazione? È una domanda complessa, che non ha una risposta univoca. Sicuramente, in una relazione sana, ci deve essere rispetto reciproco, parità di diritti e doveri, e soprattutto, non ci deve essere manipolazione o abuso di potere. Se una persona si sente usata, sminuita o controllata, allora è possibile che ci sia una forma di sfruttamento in atto. Nel caso di Burak e Sbotta, la questione è resa ancora più complessa dal fatto che entrambi sono personaggi pubblici, con una forte presenza sui social. In questi casi, la linea di confine tra vita privata e vita pubblica diventa molto sottile, e spesso è difficile capire dove finisce una e dove inizia l'altra. È possibile che Burak abbia involontariamente sfruttato la relazione per aumentare la sua popolarità?
È possibile che Sbotta si sia sentita messa in ombra dal successo del suo fidanzato? Sono domande legittime, che però non possono essere risolte con un semplice giudizio superficial. E un altro aspetto importante da considerare è l'impatto che questa vicenda ha avuto sui follower di entrambi. Molti si sono sentiti traditi, delusi, ingannati. Hanno visto crollare un'immagine idealizzata della coppia e si sono sentiti persi. Ed è proprio in questi momenti che i creator devono dimostrare di essere responsabili e di saper gestire la situazione con maturità e trasparenza. Burak ha rilasciato diverse dichiarazioni in cui si è difeso dalle accuse, ammettendo di aver commesso degli errori, ma negando di aver intenzionalmente sfruttato Sbotta. Ha chiesto scusa ai suoi follower per il dolore e la delusione causati da questa vicenda e ha promesso di impegnarsi per riconquistare la loro fiducia. Sbotta, dal canto suo, ha continuato a denunciare la sua situazione, chiedendo giustizia e affermando di voler essere un esempio per tutte le donne che si sono sentite sfruttate e manipolate. Ha ricevuto il sostegno di molte persone, ma anche molte critiche e insulti. Insomma, la situazione è ancora in evoluzione e non è facile prevedere come andrà a finire. Quello che è certo è che questa vicenda ci insegna molte cose importanti. Ci insegna che le relazioni, anche quelle che sembrano perfette sui social, possono nascondere delle fragilità e delle difficoltà. Ci insegna che la verità è spesso più complessa di quello che sembra e che non dobbiamo mai giudicare superficialmente le persone. Ci insegna che è importante essere responsabili e trasparenti, soprattutto quando si ha una forte influenza sul pubblico. E soprattutto, ci insegna che è fondamentale rispettare sempre gli altri, sia nella vita privata che in quella pubblica, evitando qualsiasi forma di sfruttamento o manipolazione. Ok ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero di aver fatto un po' di chiarezza su questa vicenda complessa e controversa. Ricapitolando, abbiamo analizzato le accuse di Sbotta contro Burak, abbiamo cercato di capire le ragioni di entrambi. Abbiamo riflettuto sul significato di sfruttamento in una relazione e abbiamo considerato l'impatto di questa vicenda sui follower. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto riflettere. Se così fosse, vi invito a lasciare un bel like, a condividere questo video con i vostri amici e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E soprattutto, lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di questa vicenda. Siete d'accordo con le accuse di Sbotta? Credete alla versione di Burak? Qual è la vostra opinione su questo argomento? Sono curioso di sentire i vostri pareri e di avviare una discussione costruttiva. E ora, prima di salutarvi, vi ricordo di mettere un bel mi piace a questo video, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Grazie mille per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Asterisco asterisco asterisco. Ok, addentriamoci ancora di più nella vicenda, analizzando le conseguenze che questa tempesta mediatica ha avuto sulle carriere di Burak e Sbotta e cercando di capire come si sono mossi i loro team di management per gestire la crisi. Innanzitutto, è innegabile che l'immagine di Burak abbia subito un duro colpo. Accusato di sfruttamento e manipolazione, ha visto il suo numero di follower diminuire. Alcuni brand hanno interrotto la collaborazione con lui e molti commenti sui suoi profili social sono diventati negativi e accusatori. Il suo team di management si è trovato a dover affrontare una situazione di emergenza, cercando di arginare i danni e di riabilitare la sua immagine. Una delle prime mosse è stata quella di rilasciare un comunicato stampa in cui Burak negava categoricamente le accuse di Sbotta, ammettendo però di aver commesso degli errori di valutazione nel corso della relazione. Il comunicato sottolineava come la relazione, pur essendo nata sotto i riflettori, fosse basata su sentimenti sinceri e reciproci, e come le accuse di sfruttamento fossero del tutto infondate. Successivamente, il team di Burak ha organizzato una serie di interviste in cui il creator ha cercato di chiarire la sua posizione, mostrandosi pentito e disposto a imparare dai suoi errori. Ha parlato della sua fragilità, delle sue insicurezze e di come la pressione del successo lo avesse portato a commettere degli sbagli. Ha anche sottolineato come Sbotta avesse sempre avuto un ruolo attivo nella creazione dei contenuti e come la loro relazione fosse stata una collaborazione a tutti gli effetti. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi, la ferita nell'immagine di Burak è rimasta aperta. Molti follower hanno continuato a criticarlo e a accusarlo di essere un manipolatore, rendendo difficile la sua ripresa sui social.
Per quanto riguarda Sbotta, la sua decisione di denunciare pubblicamente il presunto sfruttamento ha avuto un impatto significativo sulla sua carriera. Da un lato, ha ricevuto il sostegno di molte persone che si sono identificate nella sua storia e che l'hanno elogiata per il suo coraggio e la sua determinazione. Dall'altro, ha subito una valanga di critiche e insulti, accusata di essere una bugiarda, un opportunista e di aver cercato solo di rovinare la carriera di Burak. Il suo team di management ha cercato di gestire la situazione con cautela, consigliandole di evitare di alimentare ulteriormente la polemica e di concentrarsi sulla sua crescita personale e professionale. Sbotta ha continuato a utilizzare i suoi profili social per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dello sfruttamento nelle relazioni, condividendo le sue esperienze e incoraggiando altre donne a denunciare eventuali abusi. Tuttavia, la sua immagine è rimasta inevitabilmente legata a questa vicenda, rendendo difficile per lei tornare a essere percepita come la ragazza solare e spensierata di prima. Molti brand si sono allontanati, temendo di essere associati a una figura controversa e polarizzante. Un aspetto cruciale di questa storia è il ruolo dei social media nella gestione delle crisi di immagine. In un mondo in cui ogni nostro gesto viene amplificato e commentato online, è fondamentale saper comunicare in modo efficace e trasparente, evitando di alimentare ulteriormente la polemica e cercando di ricostruire la fiducia del pubblico. Sia Burak che Sbotta hanno cercato di utilizzare i social media per difendersi e per esprimere il loro punto di vista, ma entrambi hanno commesso degli errori di comunicazione che hanno contribuito ad alimentare la crisi. Burak, ad esempio, è stato accusato di essere troppo evasivo e di non aver ammesso chiaramente le sue responsabilità. Sbotta, invece, è stata criticata per aver utilizzato un tono troppo accusatorio e per aver diffuso informazioni che non erano state adeguatamente verificate. Questa vicenda ci insegna che la gestione delle crisi di immagine sui social media richiede una strategia ben definita, un team di professionisti esperti e, soprattutto, la capacità di ascoltare e di rispondere in modo empatico e trasparente alle preoccupazioni del pubblico. Ma torniamo alla domanda iniziale. Cosa significa realmente sfruttamento in una relazione? Come dicevo prima, non esiste una risposta univoca a questa domanda, ma possiamo individuare alcuni elementi chiave che ci aiutano a definire questo concetto. Lo sfruttamento in una relazione può manifestarsi in diverse forme. Sfruttamento economico quando una persona si approfitta delle risorse finanziarie dell'altra. Ad esempio spendendo i suoi soldi senza il suo consenso o obbligandola a lavorare per mantenere uno stile di vita al di sopra delle sue possibilità. Sfruttamento emotivo quando una persona manipola l'altra per ottenere ciò che vuole, ad esempio ricattandola emotivamente, sminuendola o facendola sentire in colpa. Sfruttamento fisico quando una persona abusa fisicamente dell'altra, ad esempio picchiandola, minacciandola o costringendola a fare cose che non vuole. Sfruttamento sessuale quando una persona costringe l'altra ad avere rapporti sessuali non consenzienti o la sfrutta per scopi pornografici. Sfruttamento sociale quando una persona usa l'altra per migliorare la propria immagine o la propria posizione sociale, ad esempio sfruttando la sua popolarità o le sue conoscenze. Nel caso di Burak e Sbotta, le accuse di sfruttamento si concentrano principalmente sull'ambito sociale e, in parte, economico. Sbotta ha accusato Burak di averla usata per aumentare la sua popolarità e di averla messa in ombra, relegandola a un ruolo secondario nella relazione. Ha anche sostenuto di non aver ricevuto un adeguato compenso per il suo contributo alla creazione dei contenuti. Queste accuse sollevano una questione importante. Qual è il confine tra collaborazione e sfruttamento in una relazione, soprattutto quando entrambi i partner sono personaggi pubblici? È lecito utilizzare la propria relazione per aumentare la propria popolarità? È giusto che un partner si senta messo in ombra dal successo dell'altro? Non ci sono risposte facili a queste domande. Ogni relazione è diversa e ogni coppia deve trovare il proprio equilibrio. Tuttavia, è fondamentale che entrambi i partner si sentano rispettati, valorizzati e liberi di esprimere il proprio potenziale. Se uno dei due si sente sfruttato o manipolato, allora è necessario affrontare la questione e cercare di risolvere il problema, magari con l'aiuto di un terapeuta. In conclusione, la vicenda di Burak e Sbotta ci offre uno spunto di riflessione importante sul tema dello sfruttamento nelle relazioni.
soprattutto in un mondo sempre più dominato dai social media e dalla cultura dell'immagine. Ci ricorda che è fondamentale essere consapevoli dei propri diritti e dei propri doveri, e che non dobbiamo mai permettere a nessuno di sfruttarci o manipolarci, sia nella vita privata che in quella pubblica. Spero che questa analisi approfondita vi sia stata utile e vi abbia fornito nuovi spunti di riflessione. Non dimenticate di lasciare un commento qui sotto e di condividere le vostre opinioni su questa vicenda. E se vi è piaciuto questo video, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi contenuti. Grazie mille per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao!